Il top Daisy è lavorato in un unico pezzo, lavorato a punto riso. Come vedete poi abbiamo un taglio, ricreeremo di nuovo le maglie che praticamente sono state eliminate da qui, vengono ricreate. Lavoreremo poi una serie di asole in modo tale poi da infilare il nostro e-cord, che una volta tirato diventerà così. Come vi dicevo è un unico pezzo, quindi sul dietro si presenta in questo modo. Anche qui faremo delle asoline a destra e a sinistra per creare un altro i-cord, quindi un altro cordino, tutto ad intreccio. Andiamo subito a vedere come si realizza. Vi ho preparato uno schema dove vi farò vedere come andrò a lavorare. Quindi partiremo da una circonferenza a seno, nel mio caso di 88 cm, ovviamente la metà sono 44 cm, e da una circonferenza a vita di 73 cm e la metà sono circa 37 cm. Andiamo a vedere direttamente lo schema. Allora, noi lavoreremo su questo schema, almeno io ho lavorato su questo schema, in base alle misure che vi ho appena dato. La taglia più o meno è una SM, dipende ovviamente sempre dalla corporatura della persona, quindi dalla circonferenza del seno, in questo caso, e dalla vita. Allora, il top si realizza in un pezzo unico, quindi andremo a montare sul ferro un totale di maglie che corrispondono a 64 cm, dopodiché salirò esattamente per un'altezza di 25 cm e aprirò sia a destra che a sinistra delle asole. Nel mio caso sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5 asole a destra e 5 asole a sinistra. Hanno una distanza tra di loro di 6 cm, quindi ogni 6 cm io apro un'asola. Lavoro a punto riso, aprendo, come abbiamo detto, un'asola a destra e un'asola a sinistra, fino ad arrivare ad un'altezza di esattamente 16 cm, ok? Allora, arrivate a questo punto, quindi lavoriamo tutto a punto riso fino ad arrivare a 16 cm, dopodiché abbiamo 14 cm, saranno ovviamente posizionati per la parte del dietro del lavoro e gli altri 14 per la parte sinistra del lavoro, del dietro. Quindi sul davanti restiamo esattamente con 36 cm. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a eliminare esattamente, partendo ovviamente dal centro, 4 cm per il lato destro e 4 cm per il lato sinistro. Quando noi andiamo a tagliare queste maglie, nei ferri successivi, sul diritto del lavoro, andremo poi a rimettere questi 4 cm. Quindi avremo un totale di 20 cm per la parte del davanti e 4 destra e 4 cm, quindi un totale di nuovo di 20 cm per la parte sinistra. Anche in questo caso continuiamo a salire a punto riso per altri 9 cm. Andremo comunque a ripetere le asole sempre a destra e a sinistra e in contemporanea le faremo anche da questa parte.
ok? Io in questo caso ne ho posizionate 7, ma se per ipotesi ne volete posizionare 8 o 6 è uguale. Questo ovviamente è sempre a vostra discrezione. Quindi avremo un totale di esattamente 16 più 9, 25 cm. Arrivati ad un'altezza di 25 cm, taglieremo questi 14 cm a destra e a sinistra, che saranno il nostro dietro. Proseguiamo tutto a dritto, sempre ovviamente a punto riso, per altri 7 cm, ma andremo praticamente ad eliminare ad ogni ferro un tot di maglie sia a destra che a sinistra, fino a toglierne 6 cm. Quindi resteremo con 14 cm nel lato destro e 14 cm nel lato sinistro. Da questa parte e da questa apriremo, lavoreremo poi il nostro I-cord. Faremo 2 I-cord, uno, se non ricordo male, di 50 cm e l'altro forse di 160-170 cm. Adesso non ricordo esattamente, però nel video poi vi farò, cioè vi darò bene le indicazioni. Allora, questo è, diciamo, quello che andremo a fare. Naturalmente, una volta che noi apriamo e quindi lavoriamo la parte destra e la parte sinistra del davanti, possiamo decidere di lavorarla o tutte insieme, oppure prima una parte e poi riprendiamo le maglie e lavoriamo la seconda parte. Questo, come sempre, lo decidete voi. Andiamo a vedere nel dettaglio come si realizza il tutto. Gli strumenti che ci serviranno per lavorare questo top sono senza dubbio del cotone, un paio di ferri numero, nel mio caso 3,5, un calcolatore di maglie come questo. Se non lo avete potete comunque realizzare un campione e poi calcolarvi le maglie. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come calcolare le maglie. Avremo bisogno di un paio di forbici, di marcatori, ovviamente di 1 metro e poi di una sorta di ferro dove andremo a posizionare le maglie lasciandole in sospeso. Se non lo avete potete comunque utilizzare anche un filo di cotone o di lana e lasciarle in sospeso lì e poi riprenderle successivamente. Avremo bisogno di un paio di ferri a doppia punta, non sono necessari ma potrebbero servire per fare l'I-cord, e poi avremo bisogno sicuramente di un contagiri e poi abbiamo praticamente terminato. Questi sono i nostri strumenti che ci serviranno appunto per realizzare il top. Per realizzare questo top io ho utilizzato questo tipo di cotone. È un cotone che ho acquistato su AliExpress, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di cotone. In questo caso sono esattamente 50 grammi per 110 metri. Consiglia i ferri del 3-4, io ho utilizzato i 3,5 e ho utilizzato esattamente 3 matassine, quindi corrispondono più o meno a 150 grammi. Mi è avanzato un po' di filato, quindi più o meno vi regolate. Naturalmente cambierà in base, come sempre, alle misure e al tipo di filato che andiamo a realizzare, cioè ad utilizzare. Come vi dico sempre, è necessario fare un campione. In questo caso io ho realizzato appunto un campione a punto riso perché ho utilizzato il punto riso.
In questo caso io utilizzerò questo strumento, che è appunto il calcolatore di maglie, ma voi potete utilizzare anche il metodo classico, quindi andarvi a contare le maglie, e nel mio caso 10 centimetri corrispondono a 18 maglie e per quanto riguarda invece 10 centimetri in altezza corrispondono a 32 ferri. Quindi una volta stabilito il campione si può partire con la realizzazione del nostro progetto. Sotto al video vi lascio tutti i prodotti che io sto utilizzando. Con i ferri del 3,5 vado a montare sul ferro un totale di 116 maglie, che corrispondono nel mio caso a circa 64 centimetri. Andiamo a lavorare il primo ferro e impostiamo il lavoro in questo modo. Allora, lavoriamo le prime 2 maglie, saranno il nostro bordino, quindi andiamo a lavorare 2 diritti ed adesso iniziamo praticamente il punto riso. Quindi alterneremo un rovescio ad un diritto, di nuovo un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto. Ripetiamo questo motivo fino ad arrivare alle ultime maglie. Vi fermate alle ultime 2. Vi faccio vedere come fare per il bordino. Arrivata alle ultime 2 maglie, il filo resta sempre dietro il lavoro, passo le 2 maglie senza lavorare sul ferro di destra, prendendole a rovescio. Il secondo ferro, ferro di ritorno, lavoriamo il bordino a rovescio, quindi lavoriamo 2 rovesci e proseguiamo in questo caso a lavorare il punto riso. Nel punto riso noi non dobbiamo fare altro che lavorare in questo modo. Dove troviamo un rovescio, e in questo caso lo vediamo perché abbiamo una sorta di gobbetta, lavoriamo un diritto e non un rovescio come si presenta la maglia. Quindi dove c'è il rovescio lavoreremo il diritto e dove c'è il diritto, e lo notiamo da questa sorta di V o maglia praticamente liscia rispetto a questa, lavoriamo invece un rovescio, quindi alterniamo le maglie. Quindi abbiamo diritto e rovescio, per cui di nuovo diritto e rovescio, diritto e rovescio. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine e vi fermate alle ultime 2 maglie. In questo caso il filo passa davanti al lavoro e passiamo le 2 maglie senza lavorare. Filo torna dietro il lavoro. Nel terzo ferro io inizierò ad aprire un'asolina e andiamo a vedere come fare. Andiamo a lavorare sempre le 2 maglie a dritto del nostro bordino e proseguiamo sempre con il nostro punto riso. In questo caso mi ritrovo con un diritto, quindi dovrò iniziare con un rovescio, per cui andrò a fare un rovescio e inizierà la mia asola. Andrò a lavorare un gettato e 2 maglie insieme a rovescio, in questo modo. E proseguo con il mio motivo, quindi qui trovo un rovescio, perciò inizierò a fare diritto e rovescio, diritto e rovescio. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare questa volta alle ultime 5 maglie, perché ovviamente dovremo fare un'asolina anche da questa parte, quindi 2, 4, 5 e ci fermiamo. Le ultime 5 maglie le lavoriamo in questo modo.
2 maglie insieme a diritto, un gettato e un diritto. Ci troviamo nel bordino, quindi il filo resta sul dietro del lavoro e passiamo le 2 maglie. Scusate, ma ho un calo di voce oggi. Il quarto ferro, lavoriamo le maglie ovviamente come sempre, quindi lavoriamo i 2 rovesci del vivagno, che poi sarebbe il nostro bordino, e di nuovo il nostro punto riso. Quindi dove c'è un rovescio lavoriamo un diritto. In questo caso questa maglia verrà lavorata, che il gettato verrà lavorato al rovescio, e rincominciamo, quindi diritto e rovescio, diritto e rovescio, fino ad arrivare ovviamente alla fine del ferro. Non ci resta adesso che alternare questi ferri per un'altezza di 16 centimetri. E poi ci vediamo per vedere che cosa dovremo fare con il top. Ricordatevi che a circa 6 cm di altezza andate poi a fare le altre asoline, quindi sia a destra che a sinistra. Quindi a 6 cm di altezza andate a fare un'asola a destra e un'asola a sinistra e ci vediamo ad un'altezza di 16 cm. Ho proseguito per un'altezza di 16 cm, la lunghezza avevamo detto che era di 64 cm, abbiamo fatto le asole sia a destra che a sinistra, in questo caso 3 e 3, e distano l'una dall'altra, nel mio caso, 6 cm. Adesso suddividiamo il lavoro in questo modo. Allora, una parte destra e una parte sinistra, esattamente 14 cm a destra e 14 a sinistra, che nel mio caso corrispondono a 26 maglie, quindi 26 a destra e 26 a sinistra. Al centro abbiamo un totale di 36 cm, che invece corrispondono a 64 maglie. Quindi abbiamo 14 cm, 14 cm e ho posizionato un marcatore. E al centro, se abbiamo fatto i calcoli giusti, avremo 36 cm. Adesso cosa dobbiamo fare? Nel mio caso, appunto, il totale sono 116 maglie, quindi 116 maglie diviso 2 mi dà 58, quindi la metà è qua, esattamente qua. Quindi 58 maglie a destra e 58 maglie a sinistra. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a tagliare un pezzo del nostro top, quindi esattamente 4 centimetri a destra, partendo ovviamente dal centro, e 4 centimetri a sinistra, partendo sempre dal centro. Quindi dobbiamo andare a togliere, quindi togliamo esattamente 8 centimetri, partendo ovviamente dal centro. In questo caso, nel mio caso, gli 8 centimetri corrispondono esattamente a 8 maglie a destra e 8 maglie a sinistra, quindi andrò ad eliminare un totale di 16 maglie e lo farò in questo modo: 2, 4, 6, 8 e posiziono un marker. 2, 4, 6, 8 e posiziono l'altro marker. Adesso non mi resta
che lavorare in questo modo. Lavorerò tutte queste maglie a punto riso e poi inizierò ad eliminare queste maglie centrali fino a tornare da questa parte e lavorare tutte queste maglie a punto riso, e vi faccio vedere come proseguire. Allora, questa parte continuerà come abbiamo fatto praticamente per il basso, quindi ricordatevi che arrivate ad un certo punto dobbiamo di nuovo fare un'altra asolina, e questo sarà il dietro del lavoro. Dopodiché proseguiamo comunque sempre con il punto riso fino, come vi ho detto, al nostro marcatore, e poi andiamo a tagliare le maglie. Allora, una volta lavorato tutto il ferro, arrivo praticamente al mio marcatore e vado a eliminare le prime maglie. Quindi lavoriamo in questo modo. Lavoro un diritto, un altro diritto e accavallo la prima maglia sopra la seconda e proseguo in questo modo per tutte le altre maglie fino al prossimo marker. Quindi andiamo ad eliminare, abbiamo detto, le 16 maglie che corrispondono agli 8 centimetri. Quindi proseguiamo fino e chiudiamo con l'ultimo marker. Allora, controlliamo bene la maglia successiva. Allora, in questo caso abbiamo un rovescio, per cui dovrò andare a fare un diritto, per cui quest'ultima maglia la chiudiamo a rovescio. Quindi lavoriamo a rovescio e passiamo la maglia sopra, in questo modo. Quindi abbiamo in questo caso chiuso a rovescio, perciò avremo un rovescio, questo è un rovescio e quindi diventa un diritto. E rincominciamo con tutto il nostro motivo a punto riso fino ad arrivare alla fine del ferro. Mi ritrovo a questo punto sul rovescio del lavoro. Ho due possibilità. O lavoro praticamente solo la prima parte e questa parte verrà messa in sospeso su, diciamo così, un ferro, oppure lavoro entrambe insieme. Cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo ripetere lo stesso procedimento, quindi sempre il punto riso. Però arrivati a questo punto, una volta che arriviamo qui, dobbiamo riprendere a montare sul ferro le stesse maglie che abbiamo eliminato per creare questo, diciamo, taglio. Quindi andremo a ricreare, nel mio caso, 8 maglie a destra e 8 maglie a sinistra. Se diciamo si ha un seno abbondante, possiamo in qualche modo aggiungere qualche maglia in più rispetto a quelle che abbiamo eliminato. Io andrò a ripetere praticamente lo stesso numero di maglie che ho eliminato, quindi 8 a destra e 8 a sinistra. E vi faccio vedere come fare.
Allora, ho lavorato praticamente il ferro, sono arrivata alla fine. Adesso da questa parte andrò a posizionare su un ferro, diciamo, ausiliario, un gancio come questo, tutte queste maglie e le lascerò in sospeso e lavorerò solo da questa parte. Se invece preferite potete aggiungere ovviamente il gomitolo da questa parte e lavorarle insieme. Quindi andiamo a trasportare le maglie su un altro ferro, in questo modo, fino alla fine. Una volta posizionate si parte da questa parte, quindi giro il mio lavoro, mi ritrovo sul diritto del lavoro, come abbiamo detto, e a questo punto non mi resta che andare praticamente a ricreare le altre 8 maglie che ovviamente abbiamo eliminato da questa parte. Lo facciamo in questo modo. Allora, semplicemente creo una sorta di E o cappietto e lo posiziono da questa parte e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado di nuovo a lavorare come ovviamente indica il mio motivo. Quindi andrò a lavorare un rovescio, una maglia rovescia e un diritto e alterniamo una maglia rovescia, sono un po' strette quindi e un diritto, un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto, e da questa parte ovviamente deve tornarmi un rovescio, in questo caso è un diritto, quindi lo lavorerò al rovescio e rincominciamo diritto, rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. Il ferro di ritorno lo lavoriamo sempre a punto riso. Ci troviamo adesso sul diritto del lavoro e andiamo a creare la prima asolina. Quindi lavoreremo un rovescio, quindi un diritto, gettato, questo sarà il nostro, diciamo la nostra asola, 2 maglie insieme a diritto, e qui troviamo un rovescio, qui c'è un diritto, quindi lavoreremo un rovescio e alterniamo come sempre. Fino ovviamente alla fine del ferro. Il ferro di ritorno ovviamente lo lavoriamo tutto a punto riso. Arrivata praticamente al gettato, lavoreremo le maglie alternandole a come si presentano, quindi se qui abbiamo un rovescio lavorerò un diritto, quindi se ho lavorato questo a diritto, il gettato lo lavorerò al rovescio. Mi ritrovo con un rovescio, quindi lavorerò un diritto e mi ritrovo con un diritto che verrà lavorato ovviamente al rovescio. Giro il lavoro e ho fatto, come vedete, la prima asolina. Adesso non mi resta che proseguire in questo modo, arrivando ad un tot di maglie e quindi di ferri per riaprire di nuovo la seconda asola.
Allora, come potete vedere, ho proseguito esattamente per 9 centimetri. Ad ogni, diciamo, ogni 2 centimetri ho praticamente aperto le asoline, ovviamente da questa parte, e poi qui ho sempre proseguito in egual modo. Quindi arrivate ad un'altezza esattamente di 25 centimetri totali, andiamo adesso a chiudere le maglie del dietro e proseguiamo solamente sul davanti. Quindi, allora, lavoro tutto il ferro a diritto e andrò a chiudermi le maglie sul rovescio del lavoro. Terminato il giro, giro il lavoro, sul rovescio andiamo ad eliminarci tutte queste maglie. Quindi nel mio caso ovviamente queste maglie corrispondono esattamente a 26 maglie e a 14 centimetri. Quindi vado ad eliminarle in questo modo. Lavorerò rovescio, rovescio, a cavallo la prima maglia sopra la seconda, proseguo con diritto e a cavallo, diritto e a cavallo, diritto e a cavallo, fino ad arrivare ovviamente al marcatore. Proseguo a questo punto con tutto il punto a punto riso fino alla fine. Mi ritrovo sul diritto del lavoro, proseguirò a questo punto una serie di giri di ferri fino a che non ripeterò di nuovo l'asolina e in contemporanea vado ad eliminare ad ogni giro praticamente una maglia esattamente per 11 volte nel mio caso. Perché? Perché devo andare ad eliminarmi 6 centimetri. Quindi 6 centimetri nel mio caso corrispondono a 2, 4, 6, 8, 9. In realtà sono 11 maglie. Adesso qui siamo sul ferro, ma ok. Quindi mi eliminerò esattamente ad ogni giro, quindi andrò ad eliminarmi una maglia. Vi faccio vedere come fare. Arrivata alle ultime 2 maglie, devo fare la diminuzione. Per la diminuzione basterà semplicemente fare in questo modo. Sono arrivata alle ultime 2, quindi conterò rovescio, diritto. Naturalmente questa dovrà diventare un rovescio. Quindi vado a lavorare 2 maglie insieme a rovescio. E ho fatto la prima diminuzione. Adesso torniamo indietro e proseguiamo in questo modo a diminuire semplicemente solo da questa parte, mentre da questa proseguiamo tutto a dritto, lavorando ovviamente anche le sequenze dove dobbiamo andare a fare ovviamente l'asolina. Ci vediamo direttamente alla fine. Ho proseguito, sono arrivata praticamente alla fine, ho praticamente eliminato una maglia ad ogni ferro e quindi ho tolto esattamente 6 centimetri, quindi ho tolto 6 centimetri e sono rimasta con i miei, in realtà sono circa 13 centimetri. Ho aperto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asoline e adesso vado a chiudere tutto in una volta il mio corpetto.
Allora, chiuderò con un I-cord, quindi farò la chiusura ad I-cord, vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come chiuderla e lasceremo 3 maglie finali che mi serviranno per creare l'I-cord che appunto verrà utilizzato poi per fare la chiusura anche del dietro del top. Quindi andiamo a vedere insieme come fare. Allora, per prima cosa puntiamo il ferro di destra tra la prima e la seconda maglia. Lavoriamo un diritto e lo portiamo fuori. Riportiamo sul ferro di sinistra la maglia lavorata, cioè che abbiamo creato, e adesso andiamo a creare un'altra maglia tra la prima e la seconda, in questo modo, e la portiamo sul ferro di sinistra. Abbiamo iniziato il nostro I-cord e a questo punto non ci resta che andare a lavorare 2 diritti, quindi 1 e 2, e la terza maglia e la quarta verranno lavorate insieme a diritto ritorto, quindi 2 maglie insieme a diritto ritorto, e questo è il nostro inizio di I-cord. Con il ferro di sinistra riprendiamo le maglie e le portiamo sul ferro di sinistra e ricominciamo da capo. Un diritto, 2 diritti, terza e quarta maglia lavorate insieme con 2 maglie insieme a diritto ritorto. Di nuovo, se vi viene meglio, riportate le maglie in questo modo, 2 diritti, terza e quarta vanno lavorate insieme, quindi 2 maglie insieme a diritto ritorto. E ricominciamo in questo modo. Proseguite fino ad arrivare alle ultime 3 maglie. Allora, come possiamo vedere, ho terminato con il mio bordino ad I-cord, sono avanzate le ultime 3 maglie e adesso proseguiamo tutto a dritto facendo ovviamente un I-cord. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come fare l'I-cord. Semplicemente siamo rimasti con 3 maglie, facciamo in questo modo, quindi portiamo queste 3 maglie. Adesso io le tolgo direttamente, faccio prima sul ferro di sinistra e andiamo a lavorare 1, 2 e 3. Spostiamo queste maglie sul ferro di sinistra e le lavoriamo di nuovo. 1, 2 e 3. Procediamo in questo modo fino a che non realizziamo un I-cord. Per quanto riguarda la parte destra non dobbiamo far altro che riprendere tutte queste maglie. Recuperate le maglie sul ferro, aggiungiamo un nuovo gomitolo, quindi aggiungiamo la maglia e lavoriamo un diritto, un rovescio e proseguiamo con il punto fino alla fine del ferro. Il ferro di ritorno lo lavoriamo sempre a punto riso fino ad arrivare alla fine. Terminato questo giro, svoltiamo il lavoro e da questa parte aggiungiamo le nostre maglie. Quindi, come abbiamo fatto per l'altra volta, scusate, per l'altro pezzo, andremo ad aggiungere 8 maglie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. E lavoriamo ovviamente a punto riso fino ad arrivare alla fine. Mi ritrovo sul diritto del lavoro, quindi lavorerò tutto il ferro sempre a punto riso fino ad arrivare alle ultime 4 maglie. Quindi le ultime 4 maglie andremo ad aprire l'asolina. Le ultime 4 maglie le lavoriamo in questo modo. Vado a lavorare 2 maglie insieme al rovescio, un gettato, un rovescio e un diritto. A questo punto non mi resta che svoltare e proseguire anche da questa parte come ho fatto per praticamente questa parte qui, quindi per la sinistra. Proseguiamo allo stesso modo in altezza, facendo ovviamente la parte destra uguale a quella a sinistra. Ci vediamo alla fine. Allora, ho proseguito, sono arrivata all'altezza dove devo andare a chiudere praticamente per il dietro, quindi andiamo a chiudere le maglie come abbiamo fatto per la parte sinistra e poi proseguiamo sempre con le diminuzioni. Vado pertanto a chiudere, quindi come ho fatto per l'altro lato, quindi diritto diritto e a cavallo, diritto e a cavallo, diritto e a cavallo. Proseguo in questo modo fino ad arrivare al marcatore. Proseguo adesso per tutto il ferro, quindi a punto riso. Non mi resta a questo punto che svoltare, ripetere tutte le maglie ovviamente nel rovescio del lavoro sempre a punto riso e proseguire fino a che non arrivo in alto e ci vediamo direttamente per la chiusura come abbiamo fatto per la parte sinistra, quindi uguale e identica. Allora, per quanto riguarda invece la parte destra, lavoreremo queste 3 maglie con l'I-cord. Queste le lasciamo in sospeso e le riprendiamo successivamente per chiuderle definitivamente con l'I-cord che abbiamo fatto nella parte sinistra. Quindi lavoriamo 3 diritti, quindi 1, 2 e 3 e sarà il mio I-cord. Adesso metto in sospeso queste maglie, quindi le porto in questo ferro ausiliario e le lascio sospese e mi concentro sul mio I-cord. Quindi vado a portare praticamente queste maglie sul ferro in questo modo e iniziamo a lavorare il nostro I-cord. Quindi deve essere lungo come quello di sinistra e iniziamo a lavorare in questo modo. Quindi 1, sposto le maglie, le riporto sul ferro di sinistra e le lavoro di nuovo tutte a diritto. E proseguiamo in questo modo
facendo ovviamente la stessa lunghezza dell'altro. Ci vediamo alla fine. Terminato anche il secondo I-cord, vado adesso a riprendere queste maglie, le posiziono sul ferro e andiamo a chiudere con l'I-cord come abbiamo fatto per la parte sinistra. Allora, come abbiamo fatto anche prima, puntiamo il ferro al centro tra la prima e la seconda maglia, lavoriamo un diritto, lo portiamo fuori e lo portiamo dall'altra parte. Tra la prima e la seconda ripuntiamo, ricreiamo un'altra maglia, la spostiamo sul ferro di sinistra e andiamo a lavorare in questo modo. Allora la sistemiamo bene e lavoriamo un diritto, un altro diritto e la terza e la quarta le lavoriamo a diritto ritorto, quindi 2 maglie insieme a diritto ritorto. Portiamo queste 3 maglie sul ferro di sinistra e di nuovo un diritto, 2 diritti, terza e quarta le lavoriamo insieme a diritto ritorto. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, una volta terminato appunto il lato destro e il lato sinistro, non dobbiamo fare altro che fare un I-cord per ovviamente unire le due parti. Io l'ho già creato, quindi dobbiamo andare a creare in sostanza un I-cord di circa 54 centimetri, ma questo ovviamente dipende molto, come sempre, dalle vostre preferenze, potrebbe essere 50, 55, insomma, siamo lì. E adesso vi faccio vedere come posizionarlo. Allora, montiamo da questa parte, scusate, così. Allora, io lo metterò in questo modo. 1 e 2. Dopodiché inizierò a fare in questo modo. Montiamo da questa, e poi da questa, dentro e fuori, in questo modo. Stessa cosa avverrà da questa parte, quindi su, giù, su, giù, su e giù. Ecco qua, questo sarà il risultato. Lo andiamo praticamente a tirare in questo modo e dovrà risultare pressappoco così. Ok? E questo è il nostro risultato finale. Andiamo adesso a vederlo direttamente nel manichino. E questo è il risultato. Davanti, e dietro. Bene, il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!